Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Il video di oggi sarà un po' diverso dai precedenti, perché non ci addentreremo nell'analisi dei testi, ma vedremo di riportare la sequenza di fatti storici che ha portato all'istituzione del dogma cattolico dell'Immacolata Concezione, che è assolutamente nullo, come abbiamo esposto nel precedente video Il peccato originale non esiste, di cui vi lascio il link. Invito chi non lo avesse ancora visto a visionarlo per poi passare a questo di oggi. Prima di iniziare voglio ricordare che questo canale è destinato a pensatori liberi, a persone di mente aperta e interessate a conoscere, alle quali nel mio piccolo sarò ben lieto se potrò dare elementi e spunti di riflessione personale. Non è assolutamente mia intenzione indottrinare alcuno verso culti alternativi. Chi si sentisse disturbato dagli argomenti trattati è ovviamente liberissimo di buttare alle ortiche ogni mia singola parola. In realtà oggi non ci limiteremo al dogma dell'Immacolata Concezione, ma tratteremo anche quello dell'infallibilità papale, in quanto i due dogmi sono legati a doppio filo. Se ritenete interessanti le esposizioni dei miei studi e volete anche voi essere parte della diffusione di questi temi, potete farlo facilmente semplicemente iscrivendovi al canale e lasciando un link al video. Ovviamente cliccando sulla campanella riceverete la notifica non appena pubblicherò un nuovo video. Ma ora veniamo al tema principale. Oltre alla verginità perpetua di Maria, l'altro principale dogma cattolico riguardante la Madonna è sicuramente quello dell'Immacolata Concezione. Per chi non fosse addentro a tali temi, ricordiamo che si definisce dogma un principio fondamentale, una verità universale e indiscutibile o affermata come tale da un'istituzione. In questo caso parliamo della Chiesa Cattolica. Con la proclamazione di un dogma si scavalca qualsiasi necessità di provare ciò che si sostiene. Bisogna credervi ciecamente, punto e basta, senza dubbi e senza farsi domande. Dobbiamo quindi subito precisare cosa stabilisce questo dogma dell'Immacolata Concezione, perché è spesso confuso dai più. Qualcuno erroneamente ritiene che sia riferito al fatto che Maria abbia concepito Gesù rimanendo vergine, come ho visto nei commenti al video sui rapporti sessuali di Maria e a quello sulla profezia della Vergine. Altri sono invece convinti che significhi che anche Sant'Anna, la madre di Maria, fosse vergine quando partorì Maria. In realtà, il dogma dell'Immacolata Concezione non riguarda nulla di relazionato alla verginità, ma sostiene che Maria sia l'unico essere umano nato senza la macchia del peccato originale commesso da Adamo ed Eva. Da qui il termine immacolata, cioè senza la macchia, macula del peccato. In realtà la Chiesa si spinge ben oltre tale dogma, sostenendo che Maria non solo nacque immune dal peccato originale, ma non commise neanche mai alcun peccato in vita, né veniale né mortale. Il concetto di Immacolata Concezione, che oggi la maggior parte dei credenti dà per scontato da sempre, in realtà fu solo un'invenzione arrivata in età recentissima per il cattolicesimo. Prima della definizione del dogma, l'Immacolata Concezione era un argomento di intenso dibattito teologico e con opinioni estremamente divergenti tra i teologi e i fedeli. Questi ultimi, spinti dall'accecante devozione per Maria, facevano molta pressione affinché l'ambiente teologico riconoscesse questa caratteristica alla Madonna. Il fervore e la devozione dei fedeli hanno avuto un ruolo significativo nel processo che ha portato alla definizione del dogma dell'Immacolata Concezione. La pressione popolare e la devozione diffusa tra i laici e alcuni teologi hanno influenzato la Chiesa a considerare più seriamente questa dottrina e infine a proclamarla come dogma. La Chiesa sostiene che fu l'ispirazione divina a portare al dogma, ma guardando come andarono i fatti, sembra più che altro una vera e propria operazione di marketing della Chiesa Cattolica per soddisfare una crescente richiesta da parte dell'utenza. Questo è un chiaro esempio di come la pratica devozionale possa influenzare significativamente lo sviluppo dottrinale nella Chiesa Cattolica. L'Immacolata Concezione divenne definitivamente dogma cattolico per opera di Papa Pio IX, che lo istituì l'8 dicembre del 1854 con la bolla papale Ineffabilis Deus, ed è quindi un'istituzione recentissima rispetto ai 2000 anni di storia cristiana, dato che non ha neanche 2 secoli,
solo 170 anni. Il peccato originale è ovviamente l'elemento necessario affinché si possa affermare che Maria sia la sola persona nella storia ad esserne stata esente. Dato che il peccato originale non esiste, come da noi già estensivamente esposto nel precedente video, non si può dire che da quel punto di vista Maria fosse diversa dagli altri esseri umani. O meglio, siamo tutti immacolati come viene ritenuta esserlo Maria. Ma vediamo ora come, in un assurdo quadro di falsità e totale invenzione paolina del peccato originale, la Chiesa sia stata in grado di fabbricare dal nulla il dogma mariano dell'Immacolata Concezione. Come abbiamo detto, fu Papa Pio IX nel 1854 a proclamare ex cattedra il seguente dogma: dichiariamo, pronunciamo e definiamo che la dottrina alla quale ritiene che la Beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per singolare privilegio di Dio Onnipotente e in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, sia stata preservata immune da ogni macchia della colpa originale, è rivelata da Dio e perciò da credersi fermamente e costantemente da tutti i fedeli. Papa Pio IX arriva a proclamare questo dogma basato assolutamente sul nulla. Anzi, come abbiamo riportato nel video sul peccato originale, lo fa contro la volontà di Dio che sostiene che le colpe dei padri non debbano mai ricadere sui figli e, per dare un minimo di solidità alla tesi, impone che sia da credersi fermamente e costantemente da parte dei fedeli, semplicemente in quanto rivelata da Dio. Ci piacerebbe chiedere a Pio IX come Dio possa aver rivelato tale dimostrata assurdità, dato che, durante il Medioevo, iniziò un dibattito teologico più approfondito sull'Immacolata Concezione. Diversi teologi, come San Bernardo di Chiaravalle e San Tommaso d'Aquino, erano contrari all'idea che Maria fosse stata concepita senza peccato originale. Tommaso, in particolare, sosteneva che Maria era stata purificata dal peccato originale subito dopo il concepimento, ma non prima. Molti teologi, infatti, e anche lo stesso Sant'Agostino, sostenevano che, perché la redenzione del Cristo fosse perfetta, nessun essere umano poteva essere stato preservato dal peccato originale, quindi neanche Maria. Al contrario, altri teologi come San Anselmo e Duns Scoto argomentavano a favore della concezione immacolata di Maria. Scoto, in particolare, sviluppò un'argomentazione influente a sostegno dell'Immacolata Concezione, proponendo che era più onorevole per Dio aver preservato Maria dal peccato fin dall'inizio, piuttosto che purificarla dopo il concepimento. Questo concetto era conosciuto come potuit dequit ergo fecit, cioè Dio poteva farlo, era conveniente che lo facesse, quindi lo fece. Questa dunque sarebbe l'ispirazione divina di cui parla il dogma? Oppure è più un procedimento logico operato dall'assolutamente umanissima mente dei teologi che discussero della soluzione più conveniente, come si fa in una riunione di condominio o nel consiglio di amministrazione di un'azienda? Il dogma dell'Immacolata Concezione fu in ogni caso proclamato ex cattedra da Pio IX senza il consenso di un concilio. Questa presa di posizione unilaterale e dominante del Papa nei confronti della comunità cattolica creò pesanti dissensi. Infatti, l'espressione ex cattedra si riferisce a una dichiarazione formale fatta dal Papa dalla cattedra di San Pietro, indicando che parla con la massima autorità ecclesiastica su una questione di fede o morale. Attualmente, quando il Papa fa una dichiarazione ex cattedra, questa è considerata infallibile e vincolante per la dottrina della Chiesa. Ma quando Pio IX proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione, non esisteva ancora il dogma dell'infallibilità papale. Ecco allora che fu lui stesso a decidere di blindare le proprie scelte tramite il dogma dell'infallibilità papale, istituito sempre da lui nel 1870 durante il Concilio Vaticano I. Dal 1854, quindi, l'Immacolata Concezione riceve il sigillo della rivelazione divina con il relativo dogma. E cosa accade solo 4 anni più tardi? L'11 febbraio del 1858 una contadinella di Lourdes, in Francia, vive l'esperienza di un'apparizione. Quel giorno la 14enne Bernadette Soubirous torna a casa riferendo di aver visto in una grotta nei pressi del Gave de Pau una donna di bianco vestita.
Vi furono in totale altre 17 apparizioni e in quella del 25 marzo 1858 la Bella Signora, come Bernadette la chiamava, non lo si è presentata dicendo di essere Maria o la Madre di Cristo, ma, udite udite, proprio l'Immacolata Concezione. Incredibile, vero? Fino a 4 anni prima l'Immacolata Concezione di Maria era argomento dibattuto e non del tutto accettato. Ma poi Pio IX ne proclama ex cattedra il dogma e, proprio nel momento in cui il Papa era discusso per questa presa di posizione e imposizione personale, senza l'approvazione di un concilio, arriva Maria in persona presentandosi come l'Immacolata Concezione a dipanare ogni dubbio. E si presenta come Immacolata Concezione solo dopo ben 1 mese e mezzo dalla prima apparizione, come se qualcuno avesse voluto cogliere la palla al balzo e si fosse affrettato a spiegare alla contadinella di umili origini e facilmente influenzabile chi dovesse essere quella signora. Ecco allora che, solo pochi anni dopo, Pio IX, attraverso la Costituzione dogmatica Pastor Eternus, ha la strada spianata perché il Concilio Vaticano I, nel 1870, approvi il suo nuovo dogma dell'infallibilità papale, che è una dottrina della Chiesa Cattolica che afferma che il Papa è preservato dall'errore quando parla ex cattedra, cioè dalla sua posizione ufficiale come pastore e dottore di tutti i cristiani e in virtù della sua suprema apostolica autorità, e proclama un insegnamento riguardante la fede o la morale da essere tenuto da tutta la Chiesa. Chi mai avrebbe potuto negare l'infallibilità di un Papa che aveva appena ricevuto l'endorsement della Madonna in persona, precipitatasi ad apparire tempestivamente e presentandosi proprio come Immacolata Concezione affinché il Concilio ne approvasse il dogma di infallibilità? Ma Papa Pio IX è conosciuto anche per essersi commosso quando seppe che 2 predicatori domenicani si trovarono a esorcizzare un 12enne analfabeta ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. In quell'episodio i 2 costrinsero Satana a recitare un elogio per Maria Vergine e risulta che il demonio avesse pronunciato queste parole: «Vera madre son io di un Dio che è figlio e son figlia di lui benché sua madre. Ab eterno nacque egli ed è mio figlio. Nel tempo io nacqui eppur gli son madre. Ora se l'esser dal figlio ebbe la madre, o s'ha da dir che fu macchiato il figlio, o senza macchia s'ha da dir la madre». È incredibile quanto, con più di 1800 anni di cristianesimo alle spalle, fu proprio in quel ristretto periodo della nostra storia frequentato da Pio IX, autore del dogma dell'Immacolata Concezione, che si scomodarono sia Maria sia Satana per sostenere la tesi dello stesso Papa. Ed è altresì interessante notare quanto anche Satana, eventualmente, si fosse preso un abbaglio, data la dimostrata inesistenza del peccato originale e quindi della macchia da lui citata. Ma vediamo di conoscere un po' meglio Papa Pio IX e forse capiremo qualcosa di interessante. Nato con il nome di Giovanni Maria Battista Pietro Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, era il 9° figlio di Girolamo Benedetto Gaspare, un membro della nobile famiglia dei conti Mastai Ferretti. Seguì gli studi classici presso il Collegio dei Nobili di Volterra, che era diretto dai padri Scolopi, epiteto con cui sono comunemente chiamati i chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie. Quindi studiò presso un istituto particolarmente votato al culto di Maria. Risulta che avesse una particolare devozione per la cosiddetta medaglia miracolosa, anche detta medaglia dell'Immacolata, e che la portasse sempre con sé. Questa medaglia sarebbe stata coniata su esplicita richiesta della Madonna, apparsa a Parigi nel 1830 a una novizia di nome Caterina Labouré, poi santificata. La signora apparsa alla Labouré fu molto simile a quella apparsa a Lourdes a Bernadette, una donna vestita di sole, tanto che la Labouré, quando seppe dell'apparizione di Lourdes, dichiarò che si trattava della stessa Madonna apparsa a lei. Questa medaglia, che raffigura la Madonna che calpesta il serpente, ebbe una rapidissima e straordinaria diffusione, aumentando sempre più il concetto di Immacolata Concezione.
Ecco allora che, dati tutti questi antefatti che da sempre legavano Pio IX a Maria e al concetto di Immacolata Concezione, non dobbiamo stupirci se dopo 1800 anni di cristianesimo fu lui a promulgare ex cathedra tale dogma. Ora vorremmo chiedere alla Madonna cosa ne pensa del fatto che il Papa che ne ha promulgato il dogma dell'Immacolata Concezione sia però anche lo stesso che, al suo rientro a Roma nel 1850, dopo un esilio di 17 mesi, reintrodusse la pena di morte che era stata soppressa e ripristinò l'isolamento degli ebrei nel ghetto, gravandoli con balzelli e divieti. Risulta che a Lourdes la Madonna chiese a Bernadette che venisse realizzato un tempio a lei dedicato, cosa ricorrente per le apparizioni mariane e che rimpingua le casse locali con i risparmi dei fedeli in pellegrinaggio per anni o secoli, con una buona parte dei ricavi delle donazioni che viene devoluta obbligatoriamente al Vaticano. Sarebbe interessante sapere se la Madonna chiese anche a Bernadette di implorare Papa Pio IX affinché eliminasse la pena di morte in qualità di rappresentante in terra della religione di amore del Cristo che impone di non uccidere. Ma questo, credo, resterà uno dei segreti anche per Lourdes. Vi ricordo che questo video appartiene a quelle che ho voluto chiamare Pillole di Avrai altro Dio, che è il libro in cui approfondisco questi temi partendo da Genesi fino ai tempi attuali. Libro che è normalmente ordinabile in libreria e anche in versione ebook. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere la notifica non appena pubblicherò un nuovo video. Ciao a tutti e alla prossima!